Hey, ben ritrovate, ben ritrovati, Tirannomatto qui. Oggi dritto al sodo su un gioco che è fra i miei preferiti e sicuramente uno degli strategici in cui ho investito più tempo. Con questa nuova serie del riscopriamo, proviamo in retrospettiva, partendo dagli strategici. Lo so, avete votato un sondaggio in cui preferite i giochi di ruolo. Attenzione però, vi spiego perché Stellaris per me ha degli elementi di gioco di ruolo. Sandbox sicuramente. Un passo alla volta. Come potete vedere, c'è stato un enorme update. Stellaris 4.0 Phoenix. Vi riassumo, soprattutto per i veterani, i cambiamenti, ma non vi preoccupate neofiti, avrò modo anche di introdurvi un pochino al gioco stesso. Prima di tutto hanno reworkato, ricostruito da zero, come funziona la popolazione planetaria. Hanno messo insieme gli elementi di pop in gruppi, hanno completamente rifatto l'UI dei pianeti e hanno aggiunto un paio di chicche esternamente al DLC Biogenesis, che ha introdotto finalmente un insieme di origini, imperi caduti, quindi antichi gruppi di potere tra le stelle che potremo incontrare, e le navi biogenetiche, una nuova forma di vita, un pericolo che prima era rappresentato soltanto dalle crisi finali di Endgame. Per chi è familiare un pochino alla science fiction, possiamo definirli quelli che nella Games Workshop sono i tiranidi, gli alien, o se avete presente Starship Trooper, gli insettoni, con una mente alveare che controlla tutto quanto. Non è l'unica opzione, ovviamente, la mente alveare, ce ne sono altre in questo DLC, tutte molto particolari ed interessanti. Prima di proseguire, io vorrei fare un grossissimo shout out di cui mi ero dimenticato, sia nel mio video news in cui parlavo di Biogenesis, vi invito sempre a recuperare le mie rubriche di news ad inizio mese, sia nel video risposta ad Andrew Channel in merito alle traduzioni. Specificatamente questo è un titolo Paradox. E quindi lo faccio ora, a Low Mist e a tutti i ragazzi di Stellaris traduzione italiana. Andate a controllare sul loro Discord, trovate ovviamente sullo Steam Workshop la mod traduzione in italiano, che purtroppo non è ancora aggiornata perché l'aggiornamento è del 5 maggio Biogenesis con l'update 4.0 Fenice, però sono sicuro che potrete ottenere il massimo da questa traduzione se per voi lo scaglione della lingua è insormontabile, e in un gioco del genere con una curva di apprendimento che vedrete è impegnativa anche per i veterani con più di 1500 ore come me, soprattutto quando cambiano un sacco di elementi con gli aggiornamenti, e vale la pena andare a supportare questi ragazzi. Senza di loro moltissimi non avrebbero mai approcciato un gioco come Stellaris, nonostante il potenziale pazzesco. Perché dico questo? Se siete amanti non solo della sci fiction ma del fantasy, del grimdark, magari conoscete persone come Bruva Alfabusa che hanno fatto fanfiction divertenti da ridere su Warhammer 40.000, hanno coperto anche Stellaris con un video sponsorizzato dalla Paradox. C'è un insieme di elementi di roleplay, di immersione, che in lingua inglese possono risultare estremamente complessi da apprezzare, e per tale ragione dobbiamo supportare i nostri traduttori. Il potenziale di Stellaris è gigantesco. Adesso, entrando nel merito più specifico della creazione delle nostre fazioni, come potete vedere c'è tantissimo da esplorare e c'è tantissimo da personalizzare. C'è tantissimo di Warhammer da immettere all'interno di Stellaris. Non solo di Warhammer, volendo anche di tanti altri brand intellectual properties del sci fiction, ma anche del fantasy. Potremmo in realtà creare delle fazioni incredibili. Nani, orchi, alieni di varia natura ovviamente, elfi, da Star Trek a Star Wars, da Alien, Predator, Warhammer, o addirittura, come avevo provato a fare, vediamo se ce ne ho tantissime, anche Deep Rock Galactic, no? Per chi non conoscesse il giochino simpatico con i nani minatori che lavorano per una mega corporation interplanetaria, adesso vi ho fatto un highlight di un DLC Megacorp
Anche qui, volete giocare una civiltà che è scappata da un'apocalisse, una civiltà di macchine che si è ribellata, delle creature dalla mente alveare come intenzione di giocare oggi, specie acquatiche, specie di rocce viventi, dei i litoidi. Volete giocare creature che hanno una connessione con questa spezia, lo Zroh, e vedono attraverso il velo della realtà come su Dune. Potete fare anche questo, potete fare di tutto. Ricreare una fazione da un altro IP, come dicevo, o ex novo. Vabbè, si ritorna sempre all'Imperium of Men, alla fine all'impero degli uomini, ma no, in realtà ho fatto tantissimi playthrough, queste che potete vedere sono per lo più tutte create da me, poi ci sono anche le fazioni che sono molte di più preconfezionate, che hanno anche una lore, una storia. È complesso Stellaris, ma vedete ha tantissimo potenziale per vivere e creare le proprie storie, mentre si conquista il proprio spazio fra le stelle. Ora, potrei risultare molto verboso e magari i neofiti potrebbero non capire una ciderbola di quello che sto provando a mostrarvi. Quindi cercherò di andare subito a iniziare una partita. Quello che posso fare per mostrarvi un pochino di più è sistematicamente scegliere delle fazioni da me preconfezionate da inserire all'interno della partita, così che possiate anche vedere una serie più espansa di opzioni e di realtà. Vedete anche che molte non sono selezionabili perché ho moddato all'infinito questo gioco e sullo Steam Workshop c'è veramente tantissimo da esplorare di Stellaris. Piccola parentesi dovuta, non temete, se non siete user Steam avrete comunque la possibilità di giocare su PlayStation 4 o Xbox questo titolo pazzesco. Ma bando alle ciance, veramente, se no non ne esco più, ho scelto di giocare Live Fleet Glira, che sarà appunto una mente alveare divoratrice e che vive fra le stelle, nello spazio specificatamente. Vi voglio parlare di questa piccola introduzione, quest'insieme di tratti che immagino ai più non dicano nulla. Gliran, il nostro pianeta, che potremmo serenamente, rinominare, eccolo qua. Potremmo scegliere la classe di pianeta, il tipo di pianeta. In questo caso ho scelto un pianeta tropicale, l'ho rinominato assieme alla sua stella. Ho scelto anche la stanza e la città adeguate per questa incredibile società insettoide. Ho scelto l'advisor, il consigliere che ci parlerà un pochino, la bandieruola e lo ship set, quindi vedete queste sono tutte le navi divise per razza. Si può ovviamente scegliere di usare anche ship set differenti con civiltà che non sono appunto quelle di riferimento. Ci sono tantissimi tipi di nave, queste sono tutte relative al DLC Biogenesis, sono le navi viventi e hanno delle particolarità che io stesso al momento non conosco al 100%. Possiamo scegliere e personalizzare anche la biografia, la lore dell'impero, della razza, i tratti, importantissimo. In questo caso, per esempio, mi rimangono dei punti. Non è detto che io voglia andare a modificare questi punti, potrei anche accontentarmi adesso, è una scelta strategica per non usare tutti i punti disponibili, lasciando anche dei punteggi in conservazione per dopo. E l'origine, eccola qua, l'origine io ho scelto quella dell'Overtoon, quindi la nostra civiltà ha dei potenziamenti organici, biologici, tali per cui hanno dei tratti particolari e subito la tecnologia del gene tailoring, quindi di poter modificare i propri geni, ed è il motivo per cui sto tenendo effettivamente dei punti da parte. Ci sono tantissime origini che dipendono non solo dagli aggiornamenti ma anche dai DLC. Alcuni sono estremamente interessanti da giocare, di ruolo,
Ci sono anche delle sfide molto impegnative come Doomsday. Dipende tutto da quello che voi volete fare con questo titolo. Se volete andare a caccia di achievement è assolutamente fattibile. L'ho fatto per tantissime run ed è molto divertente. Nel governo e nelle civics possiamo decidere un vario spettro politico, ok? C'è anche il fanatismo che diventa molto interessante, tipo xenofobo fanatico. Puoi purgare, schiavizzare, fare quello che vuoi con le razze che non sono la tua. Divertentissimo, con anche dei limiti. E queste etiche vanno a sbloccare le civics, quindi le caratteristiche della nostra civiltà che sono personalizzabili. Tutte le civiltà inizieranno con 2 punti, poi nello sviluppo della partita si potranno incrementare i punti di civic, ma alcune non potranno essere aggiunte, come per esempio il partire subito come Devouring Swarm, come flotta alveare che divora qualsiasi cosa, come i tiranidi di Warhammer. In questo caso ci viene specificato subito, assieme a tutti i bonus, che non potremo avere alcun contatto diplomatico, non potremo partecipare nel mercato galattico e avremo un casus belli, quindi le motivazioni per scatenare una guerra, come fame. Noi dichiariamo guerra perché mangiamo e noi possiamo sempre mangiare le popolazioni xeno, quindi aliene. E questo va a dare uno spazio, una definizione specifica al nostro playthrough. Cioè saremo una minaccia definitiva per la galassia e sarà proprio questo l'obiettivo della partita di oggi. Quindi direi non ho bisogno di salvare o altro, vi ho spiegato a grandi linee, in questo caso siamo una mente alveare, quindi non siamo imperiali, dittatoriali, repubblica o niente, siamo un'entità unica, quindi con delle meccaniche specifiche a noi. Direi di selezionare Live Fleet Glira e decidere le impostazioni della partita. Ora, probabilmente questo sarà un episodio riscopriamolo non in serie, a meno che non ci sarà abbastanza interesse per questo tipo di contenuti, e al che potrei considerare di far vedere altro. Quindi per oggi direi difficoltà massima, ma la grandezza della galassia e il tipo della galassia direi piccolina, quindi con pochi nemici, pochi ma buoni. E vi spiego un pochino cosa possiamo fare. Allora, vedete che con la dimensione le tipologie di galassia sono ristrette. Se mettiamo huge abbiamo tutto a disposizione. Hanno rifatto lui e una volta non si vedeva proprio, quindi bisognava provare, guardare, eccetera. Verrà generato autonomamente, ogni partita sarà diversa dall'altra, ci sono dei seed, dei semi di partita, e farà molto anche la scelta degli imperi qui presenti. In questo caso, come potete vedere, c'è soltanto un impero sicuro che io metto sempre, che è la fazione con cui ho iniziato a giocare, che ho aggiornato negli anni, i Sildor, che sono praticamente degli elfi alieni ipertecnologici e degli umanoidi. Quindi loro ci saranno per forza, più 3 civiltà a caso fra quelle che ho scelto io prima e le basic del gioco. A volte, se non vengono selezionate delle civiltà fatte da noi, il gioco ne creerà di nuove, sempre nuove, interessanti anche ogni tanto da vedere. Cosa possiamo scegliere in questo general setting? Possiamo decidere l'intensità delle hyperlane, che sono i collegamenti di iperguida, di viaggio intergalattico standard fra più sistemi solari, perché tutta la galassia è divisa in tanti sistemi solari. Io di solito gioco con pochissime hyperlane perché questo permette di fortificare dei sistemi nei nostri confini che hanno tanti collegamenti che stanno appunto a delimitare il nostro confine, perché avremo delle aree in cui le nostre flotte saranno a casa perché è rivendicato il sistema solare, e delle altre in cui o sarà terreno non rivendicato neutrale o di altre fazioni. Con la fazione del Devouring Swarm saremo sempre in guerra con tutti, quindi in realtà chi se ne frega. Però giocando a difficoltà Grande Ammiraglio
l'IA sarà potentissima. Tant'è che in questo caso potrei aumentare anche la quantità di imperi, cosa che non farò, e potrei dire anche loro: ehi, mettiamo degli start avanzati, quindi saranno ancora più forti. In questo caso no. Però posso dire, ci sono i Fallen Empires, che sono appunto questi precursori caduti, dormienti, di varia natura. Nella galassia più piccola ne possiamo mettere uno solo, direi di metterlo, anche se potrebbe essere difficile affrontarlo, anzi praticamente impossibile. A grande ammiraglio subito siamo un Devouring Swarm, quindi se becchiamo male potremmo finire la partita in frettissima. Ora, nei settings avanzati hanno aggiunto un paio di cose, come la scelta delle storie precursori, perché ci sono, grazie ai DLC, dei siti archeologici e la presenza di rimasugli e di story plotline di tantissimi precursori che erano imperi, magari non per forza caduti progenitori, come il Fallen Empire come fazione, ma che nascondono un insieme di vantaggi da artefatti che possiamo scoprire ed utilizzare, sia attivamente sia passivamente, a pianeti interi che potremmo ripopolare con un insieme di bonus. C'è veramente di tutto, e la cosa bella è che c'è tantissima storia da andare a leggere e comprendere. È un'esperienza sicuramente di esplorazione, che è uno dei 4 pilastri del 4X, no? L'esplorazione. Le crisi. Hanno aggiunto la Synthetic Queen di recente, erano 3 più una 4, sono 4, non sono tantissime. Potremmo metterle tutte, tanto chi se ne frega, non ci arriveremo mai. Crisi Strength mettiamo 1, tanto non ci arriveremo mai. Questi piccoli modificatori potrei andarli un attimo a sistemare, cioè il tetto di crescita logistica della popolazione, lo scaling della crescita, la tecnologia e le tradizioni in costo, perché ci saranno delle risorse essendo uno strategico. Non sarà gratuito poter accedere a una tecnologia o a una tradizione culturale. Serviranno dei punti tecnologici o dei punti unità. Potrei diminuire per accelerare la partita, ma posso anche decidere, come sto facendo in questo momento, di lasciarlo a 1. Mondi abitabili. Questo, come le popolazioni prima fast travel, faster than light travel, ok, l'FTL, scusate, quindi il motore a hyperdrive, il poter viaggiare fra sistemi, e presapienti. È molto interessante fare delle run un pochino meno guerresche, guerreggianti come questa, e interagire molto di più con le razze presapienti e le civiltà pre-viaggio intergalattico, ok? Si potrebbe fare, per esempio, una bellissima, come ho fatto in passato, campagna con una civiltà IA di caretakers, di custodi, che vanno a salvaguardare tutte le specie che stanno evolvendosi nella galassia. Vedete, possiamo fare qualcosa di estremamente grimdark o super wholesome, super positivo e bello. Le possibilità su Stellaris sono veramente infinite, e per me è un gioco al quale ritornare dà sempre un sacco di possibilità di divertimento e di immersione, che per me è fondamentale. La narrazione e divulgazione di qualcosa che ci fa scappare dalla realtà, costruire la nostra realtà e svagarsi con una profondità maggiore rispetto a uno sparatutto, un MOBA, che per carità possono avere questi livelli, ma capite, è una profondità differente. Ora, quando vi parlavo delle Hyperlane, e poi vi prometto che parto, è sempre un po' difficile dare un contesto a tutti e anche esprimere un pensiero. Vedete, ci sono anche i gateways, i wormhole. Questi sono 2 metodi diversi di viaggio interstellare. I gateways sono, per chi ha presente come su Mass Effect, delle enormi costruzioni che vanno sistemate, inizialmente riparate, e poi in futuro, in mid-late game, con le tecnologie giuste,
potremo costruire delle gigastrutture che saranno appunto tantissime, fra cui i gateways che collegano istantaneamente due sistemi stellari. I wormhole sono appunto dei buchi nella realtà. Potremmo entrare in questi wormhole con la relativa tecnologia. Questi però sono naturali. Possiamo decidere anche quanto dura la partita e qui nei DLC possiamo decidere se ci saranno i Marauders Empires, che sono essenzialmente dei clan nomadici nello spazio. Sono più di pirati e saranno presenti i pirati, ma un po' meno di una civiltà, che si possono triggerare, possono partire circa a metà della partita, nell'anno di mid-year, mid-game, che dovrebbe essere il 2250. Hellgates è un portale come questo di cui vi parlavo prima, il Gateway, però specificatamente per un cluster stellare con tutta una storia che anche lì, a seconda del seme, può essere impostata in un modo o in un altro. Non vi dico niente a riguardo, però Distant Star Story Pack è pieno di story pack. I Caravaneers che vengono dal DLC Megacorps sono dei nomadi con questa appunto carovana mercantile che ogni tanto arrivano, fanno delle richieste, ci vendono della roba, carino. Di recente è uscito un DLC sulle tempeste galattiche, devastante, cioè capaci di completamente cambiare il nostro approccio allo sviluppo imperiale del nostro territorio, allo spostamento delle flotte, renderanno alcuni elementi di combattimento più difficili, ecco, mettiamola così. E adesso con Grand Archive, il penultimo DLC prima l'ultimo prima di Biogenesis, scusate, quindi sì, il penultimo DLC, ci sono anche delle creature in più rispetto a quelle che già c'erano vanilla nello spazio, i vermi e i cutoloidi. Andiamo nella nostra piccola mappa e abbiamo iniziato, perfetto, con la nostra Hive Fleet Glera. Praticamente ci viene dato un resoconto subito della nostra storia d'origine, del come noi l'abbiamo pensato e sviluppato, con tutto appunto le nostre civic, i nostri tratti, cosa noi abbiamo come tratti di civiltà che abbiamo scelto. Perfetto. Allora, non spaventatevi, parlo soprattutto ai neofiti. C'è tanta bellezza e tanta roba da leggere allo stesso tempo in questo gioco e andiamo un pochino con ordine. Questa è la mappa del nostro sistema. È in tempo reale. Possiamo mettere la pausa, possiamo togliere la pausa e questo va a determinare il progresso di qualsiasi cosa noi stiamo facendo in quel momento. Questa è la mappa della nostra piccola galassia, veramente minuscola. Vedete, noi abbiamo il sistema con 3 stelle. Una è questa, vedete c'è anche la classe della stella. Nel gioco vanilla non c'è granché che va a modificare, ecco, il valore o meno di una stella. In questo caso la nostra classe B-Star produce 5 crediti di energia e grazie a questo incipit vi parlo delle risorse. I crediti di energia sono i soldi, è la trasposizione proprio del cash, se possiamo dire, perché tutto ha bisogno di energia. Raccontatevela un po' come volete. Nel caso di questa Hive Fleet magari l'energia viene assorbita organicamente. Potrebbe esserci magari una struttura di sviluppo energetico sul nostro pianeta e tutte le strutture hanno una necessità di costo di mantenimento. Un'altra risorsa importantissima di base sono i minerali che serviranno per costruire gli edifici. La maggior parte degli edifici hanno un costo in minerali, quindi risorsa grezza. Cibo, che per la nostra fazione è estremamente più importante che per altre, perché siamo degli organismi, quindi la maggior parte delle cose che andremo a fare costeranno cibo. E poi abbiamo i beni di seconda necessità. Sono i beni di consumo che a noi non interessano per niente perché siamo una hive mind, siamo una coscienza gestalt,
centralizzata, non c'è interesse del singolo, quindi ci togliamo subito dalle bolas il consumer goods, non ne parliamo più. E gli alloys, che sono appunto delle leghe sviluppate su determinati edifici dai minerali, quindi con un mantenimento in cache di energia e un consumo di minerali noi potremmo fare le leghe. Le leghe servono per costruire la maggior parte delle unità, soprattutto la flotta e determinate infrastrutture come le gigastrutture. Ce la posso fare, più o meno. Il valore trade, il valore di mercato, non ci interessa proprio perché non avremo modo di interagire con altre specie. Quello che succederà nel nostro caso è che questo valore verrà tradotto in energy, quindi avremo più cash da questo valore. Poi ci sono le risorse strategiche che dovremo sbloccare con determinate tecnologie. Si possono trovare all'interno di determinate realtà della galassia oppure potremmo produrle piano piano. Vedete, sono tante, sono diversissime, per il momento non ci interessa. E in più l'influenza, che è il nostro potere politico. Questo a prescindere che noi si sia o meno delle creature tutte biogenetiche, uno swarm divoratore, ci servirà, perché senza l'influenza, per esempio, non potremo colonizzare altri sistemi. Tecnologie divise in ingegneria sociale e scientifica. Va bene, possiamo scegliere di ricercare uno per ogni dipartimento. Ci sono degli alberi tecnologici, ci sono una serie di cose che possiamo andare a vedere già nel ricercato. Noi partiamo già con delle ricerche, come per esempio i carapaci, le armi biogenetiche, tutta la roba nuova, insomma, che neanche conosco, che per me, io vedo per la prima volta adesso, per me è tutto nuovo, e anche cose normalissime che sono disponibili a tutti. Una volta questa feature te la dovevi sudare, la Space Exploration, cioè l'automazione dell'esplorazione, e vi spiego, partendo da questo, cosa vuol dire esplorare. Noi avremo delle navi, in questo caso sono tutte ammassate, vedete, sono qua. Questo è il nostro spazio porto, nel quale potremo costruire con il modulo dello shipyard, quindi della Darsen, insomma, scusate, non sono precisissimo. Vabbè, possiamo costruire nel nostro cantiere delle navi. Hanno rifatto un pochino di cose, vedete che il costo è sia in cibo sia in alloys, perché le nostre navi sono vive e quindi non avranno bisogno solo di lega ma anche di cibo. E possiamo già creare due tipi diversi di navi militari: le navi scientifiche, le navi colonia e le navi di costruzione. Le navi scientifiche servono con un personaggio, in questo caso un drone della mente alveare, vedete, sono questi qui, per esplorare non solo i pianeti nei sistemi limitrofi, così permettendoci di colonizzarli, conquistarli prima con una struttura spaziale e poi colonizzarli, ma anche andare a ricercare anomalie e eventi particolari. Ok, ci saranno dei progetti durante la partita che le nostre navi scientifiche potranno andare lì e ricercare. Non solo le navi scientifiche, per lo più loro. Alcuni progetti avranno la necessità di mettere a disposizione una nave da costruzione, scusate, non so più parlare, è difficile, capite? Cioè devo fare un lavoro importante. Oppure anche delle navi militari. Perché dicevo una volta te lo dovevi sudare questo bellissimo pulsantone? Perché non c'era prima della ricerca la possibilità di mettere in esplorazione automatica le nostre navi scientifiche, cosa che faremo subito per mandare, una volta tolta la pausa, la nostra nave scientifica in questo bellissimo sistema dove già ci viene preannunciato che c'è un pianeta papabile, anche se un po' schifo per l'abitabilità, che è un pianeta tropicale di fianco a noi. Perfetto. Torniamo un attimo indietro perché prima avevo aperto il nostro pianetuccolo. Questa è la nostra capitale, il primo pianeta di solito
è sempre importantissimo svilupparlo, secondo me, non in maniera settaria, ma un po' per tutto. Poi più avanti ridistribuire anche magari in maniera automatica, ci sono delle automazioni, affinché vada a ricoprire un ruolo più amministrativo. Però adesso, più che l'amministrazione, che andremo ad aprire tutto un altro discorso sulla vastità dell'impero, l'empire size, concentriamoci sulla scheda del pianeta. Ci sono tantissime cose e vi do già un'informazione: è cambiata tantissimo dall'ultima volta che ci ho messo mano, è tutto diverso. Vedete, ci sono i distretti e gli edifici. Quello che hanno cambiato, e che sto cercando di capire, è la divisione fra gli archivi amministrativi. Nel distretto abitativo possiamo costruirli, e le fonderie, quindi nel distretto abitativo possiamo costruire questa roba. Perfetto. Però c'è anche la possibilità di espandere gli altri distretti con delle tecnologie, il che mi fa pensare che ci possano essere delle strutture nuove da inserire all'interno di un distretto. Questa cosa è diversissima rispetto al passato. Vedete che ci sono anche dei numeri, questo invece è rimasto uguale, dati dalla grandezza del pianeta per ogni tipo di settore. Ok, 4 di 9 vuol dire che noi possiamo costruire fino a 9 settori agricoli. Qui ci sono anche 2 segmenti in rosso, e questo è rimasto uguale, solo devo trovare la pagina apposita, perché ci sono degli ostacoli che sono segnati anche qua nel planet size, dei blockers, solo che devo capire dove hanno messo adesso il blocker. Eccolo, in management, in magheggiamenti, eccoli qua. Pagando generalmente energy potremmo togliere delle zone che ci vanno a precludere quella casella distrettuale, come in questo caso, no? Abbiamo delle rovine industriali che ci tolgono un distretto. Ci sono anche delle zone naturali, ce ne sono diverse. Vedete queste che ci sono sempre state all'inizio in ogni partita per ogni pianeta. Se noi andiamo a investire 300 crediti, qua possiamo ottenere con uno più 2 distretti minerari e con l'altro 2 agricoli. Perfetto. Economy, qui viene diviso l'insieme, lo strata della popolazione, no? In questo caso hanno cambiato il funzionamento della POP, quindi io non riesco a darvi una lettura completa, però quello che vi posso dire è che ci sono dei lavori. Quindi abbiamo bisogno di valutare quanta popolazione abbiamo e come la dividiamo per ogni mestiere. Per esempio, noi abbiamo 800 droni agricoli perché abbiamo 4 distretti agricoli che ci permettono di avere ognuno un cap di 200 droni agricoli e 300 housing. Ora, questi numeri per me sono allucinogeni, perché una volta si parlava nell'ottica delle decine, adesso si parla nell'ottica delle centinaia, perché hanno ristrutturato completamente il funzionamento delle POP. Mi sono già perso, siamo già a una durata incredibile, non ho neanche finito di parlarvi, introdurvi minimamente tutto Stellaris, però è un gioco appunto con una curva di apprendimento pazzesca. Io direi faccio un pochino di scelte a caso, inizio a mettere delle tecnologie in coda, vi faccio vedere i primi passi che secondo me devono essere sempre fatti su questi giochi. Non vado ad elaborare di più la questione degli edifici perché non penso sia il caso. Allora, noi abbiamo una piccola flotta con un drone ammiraglio, non ci interessa adesso spostarla, abbiamo già mandato la nostra nave scientifica alla ricerca di cose, non possiamo dire alla nostra nave da costruzione di interagire con il nostro sistema perché non abbiamo ancora le risorse, quindi vado un pochino in ultra fast velocity, mentre vedete è già arrivata dall'altra parte la nostra bellissima nave scientifica, e abbiamo già 2 eventi, perché nel corso della partita, mentre il timer va avanti, possono capitare
o passivamente o perché ci spostiamo, interagiamo con pianeti, anomalie eccetera, degli eventi. Perché sarebbe importante avere la traduzione italiana? Per spiegarvi meglio quello che sta succedendo, perché sarebbe più facile leggere. Ovviamente adesso purtroppo i ragazzi non hanno ancora completato il lavoro, quindi cercherò di tagliare corto. Abbiamo scoperto della vita aliena e quindi otteniamo così, semplicemente dopo questo risultato scientifico, 250 punti società ricerca. Ok. E abbiamo trovato delle rovine misteriose su Max-Dim III, che appunto è il terzo pianeta qui, che abbiamo scoperto con un'analisi più nel dettaglio che non è bassa abitabilità come potevamo presumere prima. I nostri droni scientifici hanno rivelato che questo Max-Dim III è un ottimo candidato per la nostra colonizzazione. Quindi uno degli obiettivi per giocare un pochino più espandendoci largo, wide e non alto chiudendoci tall, sono lessico da giocatore di strategico, penseremo subito come primo obiettivo la colonizzazione. Quindi grazie per aver scoperto queste antiche rovine interessantissime che vanno anche a darci una fonte di SRO, 2 SRO al mese, perché attenzione, la produzione è sempre mensile, vedete, fra tutti i numeri che adesso magari in edit proverò a fare zoom, cose, robe, tutta la produzione che si vede, il più, il meno, vicino alle risorse, è mensile, quindi passano tutti i giorni, passato il ciclo mensile galattico, arrivano e escono tutte le risorse. Quindi va bene, abbiamo scoperto delle risorse ottenibili e il sito archeologico al quale dovremo poi dedicare una nave scientifica con un drone scientifico, uno scienziato nella maggior parte dei casi. Allora, è passato già un pochino, possiamo costruire una mining station e vediamo che in questo caso con le Civic che ho scelto, con la Void Hive, quello che succede è questo. In realtà non dovremmo per forza con questa Civic costruire noi stessi i distretti spaziali, quindi stazioni di ricerca, stazioni di mining, di trivellamento e cose del genere, ma essendo noi un alveare spaziale faremo tutto in automatico, passivamente. Quindi se io volessi attivare con la mia nave da costruzione il cantiere qui presente, consumerei anche dell'unità. E l'unità è una risorsa fondamentale che rappresenta la consistenza della nostra società, gli sviluppi culturali e in questo caso lo sviluppo della mente alveare. Sarebbe contro la nostra natura e ci richiederebbe uno sforzo, non dico culturale nel caso di una mente alveare, ma un estro fuori dalla nostra natura, andare a costruire direttamente una struttura. Quindi dovremmo spendere questa risorsa che altrimenti andrebbe spesa per le tradizioni che sono, e spero di arrivarci, necessarie per ascendere e ottenere dei perk perenni, come per esempio diventare la Nemesi Galattica o diventare dei behemoth, delle bestie interplanetarie divoratrici di tutto, costruire dei mondi, in questo caso Hive Worlds, dei mondi alveare che sarebbero altrimenti dei pianeti interi dedicati all'urbanistica, come Trantor nella saga di Asimov o Coruscant nella saga di Star Wars. Vedete, il tempo passa e noi piano piano accumuliamo le risorse per fare tutto quanto. Cosa abbiamo qui da fare? Che possiamo fare? Abbiamo un po' di energia, un po' di minerali. Potremmo già iniziare ad investire in un sensorium che ci permette di produrre unità però per ogni Ascension perk, e i lavoratori vanno a convertire energy credit in unity e amenities. Le amenities sono
tutte quelle facezie culturali che danno poi felicità, e noi non abbiamo bisogno di questo. Noi però abbiamo come Hive Mind sulla stability la deviancy, cioè quanto divergono i nostri droni dal disegno della mente alveare, e in questo caso è contraria al crimine, non può esserci disoccupazione. Le nostre amenities sono rappresentate come invece che culturali, come può essere appunto un videogioco, una serie televisiva, una mostra, tutte queste cose, come mantenimento per le infrastrutture dei lavoratori. Quindi vanno ad aggiungersi al cibo, ma in maniera differente, perché la felicità non esiste in realtà per Hive Mind. Possiamo però andare a decidere, invece che un sensorium, di fare un nodo sinaptico che ci consuma cibo ed energia e ci produce unità. Vedete, adesso per 300 giorni sarà in costruzione nello slot archivio qua, e nel frattempo magari potremmo pensare di andare a colonizzare questa bellissima zona galattica, questo sistema. Vedete, il costo è di 175 di cibo, con 50 di leghe e 37 di punti influenza. Vi ricordate il potere politico che ha un cap? L'hanno aumentato? No, è sempre lo stesso, è sempre 1000. Ne produciamo di base e ci sono alcuni perk, alcune tradizioni che ci permettono di accumularne di più. Oh, perfetto, abbiamo l'unità necessaria per scegliere una tradizione. Queste sono le scelte presenti al momento. Sono tante le categorie, è vero, alcune sono bloccate perché servono o delle tecnologie o dei punti ascensione proprio passivi, quindi alcune cose non si possono scegliere subito. Di solito quello che io faccio sempre è scegliere Discovery come prima, perché dovremo prima di tutto esplorare tutta la nostra galassia, scoprire le stelle, scoprire chi ci è attorno, ricercare, e Discovery ci dà dei bonus che potremo scegliere di volta in volta, per esempio alla velocità di ricerca di un pianeta, di un'anomalia. Potremmo dedicare più scienziati, potremmo avere più alternative di tecnologie, eccetera eccetera. Però una validissima alternativa a Discovery è Expansion, l'espansione, perché ci dà già da subito la possibilità di colonizzare a una velocità maggiore, oppure di spendere meno influenza per le basi spaziali, per rivendicare un terreno spaziale, un sistema. Sono due scelte valide. In questo caso, volendo giocare non alto ma largo, andrò di espansione. Altra cosa che vi devo sottolineare: una volta che avremo raccolto tutta l'unità per concludere l'albero di tradizione, avremo un bonus passivo definitivo. In questo caso avremo più distretti disponibili e un perk d'ascensione. Quindi tutte le volte che scegliamo una tradizione, possiamo investire un punto, un altro punto, un altro punto, un altro punto. Arrivati a 5 avremo il perk d'ascensione disponibile. In questo caso abbiamo solo potuto scegliere, e questo ci permette, adottando questa tradizione, di avere più velocità di sviluppo delle colonie e meno costi in lega per le colonie. Abbiamo anche da parlare un pochino delle nostre agende politiche e del nostro concilio. Nel caso della mente alveare c'è soltanto la mente alveare, in questo caso Warhammer. Games Workshop, per favore, non fare a me o Stellaris nessuna causa per i diritti. L'ho chiamata Norn Emissary, come l'unità modello dei tiranidi, che è l'emissario del volere unico della mente alveare. Quindi questo è il nostro personaggio immortale, perché è la mente alveare, e questi sono i nostri nodi, che in alternativa sarebbero personaggi. Noi abbiamo dei personaggi disponibili da assegnare, i nostri leaders, però sono dei droni, quindi noi possiamo assegnare questi personaggi a tutte le varie task, che sono appunto comando di flotta, governare un pianeta o un settore,
e le navi scientifiche o i dipartimenti scientifici. Di solito, scusate, nel caso delle Hive Mind no, perché appunto non abbiamo bisogno di un personaggio drone, quindi vedete andiamo a risparmiare sull'unità di mantenimento avendo i nodi e va benissimo così. Ok, io direi continuiamo, andiamo dritti e vediamo un po' che succede. Potrei avviare una campagna d'agenda ma non lo voglio fare. Abbiamo costruito la nostra prima bellissima, e non so perché mi ha mandato qua, impazzito. Abbiamo costruito la nostra prima stazione, quindi ci siamo appena espansi. Guardate che magnificenza, che belle, tutti inscettoidi. Questa è la nostra nave da costruzione, guardate che roba pazzesca. Ecco, abbiamo già a disposizione la creazione di una colonia. Cosa ci costerà? Il costo di una nave colonia. Possiamo anche usare l'expansion planner per decidere di colonizzare con una determinata specie e rendere la colonia qualcosa di già impostato, no? Possiamo dire all'IA, guarda, automatizza lo sviluppo di questa colonia come mondo per minare, come mondo per fare cibo, eccetera, eccetera. In questo caso, chi se ne frega non c'è un'automazione che voglio fare, faccio colonizza e lo chiamiamo, dice Max Dean Prime, Max Glyph, perché ci piace. E andiamo. Adesso abbiamo messo in coda nel nostro spazioporto, nel nostro cantiere navale, la nave colonia. Passerà il tempo che dovrà passare, in automatico andrà, viaggerà, si farà il suo bel viaggio su questa hyperlane e andrà a colonizzare. Nel frattempo possiamo già dire alla nostra nave di andare qui, perché una volta che avremo finito di esplorare quest'altro bellissimo sistema potremmo già espanderci qua, oppure ancora meglio, vedete, è molto importante, non mi stancherò mai di pensarlo e dirlo, in questo caso dobbiamo sviluppare un expansion plan verso l'esterno, perché dobbiamo capire dove sono i nostri avversari e andare il più possibile verso di loro per evitare che siano loro a colonizzare prima e quindi evitare anche di dover finire subito in conflitto. Quindi magari invece che questo, come si chiama, Fitam, ci mettiamo magari a Vartivar, ci mettiamo qua e diciamo, anche se lo sa già lui perché sta finendo qui, vedete, ha già messo in coda, ma potremmo farlo anche noi, di andare ad esplorare questo sistema. Colgo l'occasione anche per guardare un altro paio di cose. Dato che ho parlato di confini e avversari, perché non parlare anche di militari? Ci sono due tipi di truppe, se così si può dire. Le truppe terrestri, gli eserciti di terra, che hanno le loro statistiche fra danni, morale, danno collaterale, salute e mantenimento, e ovviamente le navi per le flotte. In questo caso abbiamo la flotta di base, che adesso farò muovere un pochino, che sono queste navi qui. Perfetto. Se volessimo espandere un pochino il nostro potere di fuoco, potremmo subito andare a sviluppare questi Juvenile Mauler. Intanto, vedete, One Mind abbiamo già da spendere per facilitare la colonia. Fondamentale farlo prima che la nave colonia arrivi lì, perché in questo caso questo bonus allo sviluppo della colonia e il massimo distretto stabilito sulla colonia procca nel momento in cui la nave atterra sul pianeta. Quindi prima abbiamo questi vantaggi, meglio è. Tornando alle navi, tornando un attimo al nostro pianeta, che è qui, Gliran, perfetto. Andiamo a vedere al volissimo se possiamo e se conviene investire in qualche nave. Potremmo costruire con i soldini che abbiamo e con il poco cibo che c'è rimasto un'altra nave. Sarebbe interessante perché a quanto pare crescono queste navi, mi pare di capire che prima o poi diventino più grosse con le ricerche e tutto il resto, però al tempo stesso appunto abbiamo pochissimo cibo, quindi magari non conviene al 100%. Ci viene anche ricordato che abbiamo dei punti da spendere
genetici che io ho voluto tenere da parte al momento. E che altro? L'agenda, ecco, possiamo andare un attimo a vedere anche gli editti, tutte le stance politiche che sono limitate in questo caso perché siamo un devouring swarm, però per esempio al costo di unità all'interno di fondi dedicati agli editti che sono cappati e possono aumentare a seconda delle ricerche, possiamo andare ad attivare cose un po' particolari, tipo essendo overtuned come origine, quindi siamo biologicamente sopra la normalità dell'evoluzione, potremmo, non è detto che sia giusto farlo, provarlo, spingere sulla nostra evoluzione e vedere di raddoppiare i nostri tratti, però aumentando anche del 100% il mantenimento, quindi magari evitiamo di farlo. Andiamo avanti e abbiamo già avuto un sacco di notifiche, fra cui i livelli da dare ai nostri nodi, che sono i nostri piccoli leader, e all'HiveMind stessa, perché tutti i personaggi, in questo caso vabbè, come da blooper prima che ho detto una mezza cosa a caso perché mi ero un attimo confuso, nel nostro governo non ci sono personaggi ma tutte estensioni del nostro alveare mentale, della nostra hive mind, del nostro fulcro di potere di comando decisionale, che è appunto il nostro personaggio leader. Qui quando fa il level up lui, lo fanno anche tutti i nodi. Quindi cosa converrebbe fare? Le scelte non sono propriamente random, dipendono anche dai tratti che abbiamo già. Infatti Warm Mind 2 perché sarebbe il livello successivo di un tratto che abbiamo già, oppure potremmo decidere di dire facciamo più difese, che un po' non ci serve al momento, oppure stabilità e amenità. Io direi di mettere il feedback loop alla nostra hive mind. Poi per esempio andiamo a vedere il nodo della crescita, gli possiamo dire più infiltrazione operation, che attenzione è tutto un altro discorso questo, cioè lo spionaggio, badate, è una roba pazzesca che meriterebbe anche lì un sacco di spiegoni. Oppure la crescita dinamica, in questo caso direi di andare di crescita dinamica. Abbiamo anche il nodo militare, che è il Legion Node, possiamo dirgli di aumentare la nostra naval capacity, che è quante nave possiamo sostenere, in questo caso 26 abbiamo di naval capacity, oppure i danni delle armi e la velocità sublight, che vuol dire all'interno di un sistema, non da un sistema all'altro. Sono scelte interessanti, direi, dai, Skirmisher, ci piace. Perfetto, abbiamo investito i nostri punti e c'è un evento di terraformazione. Allora andiamo a vedere, è stato scoperto dal nostro nodo scientifico che se scegliamo l'ascensione Detox, che è un'opzione fra i vari Ascension Perk, potremmo decidere di prendere questo pianeta tossico e renderlo abitabile. Al momento non ci interessa granché, mettiamola così. Possiamo però, appena avrà finito, potremmo però colonizzare anche questo sistema. E nel frattempo ci è arrivata la notizia bellissima, guardate anche l'artwork che è fatto apposta perché siamo un hive mind biogenetica, che abbiamo colonizzato. Abbiamo iniziato la nostra colonia. Vedete? Ci dice fino al 9-1, fra 2 anni, perché siamo nel 2203, sarà completato nel 2205, avremo colonizzato questo pianeta. Così dice. Perfetto. Cosa succede? Abbiamo un altro punto, possiamo decidere di mettere una riduzione del costo alla costruzione delle basi spaziali per reclamare i sistemi. Possiamo dare dei tratti in più, per esempio al nostro scienziatino cosa possiamo mettere? Research Speed, Spark of Genius, che è sempre comodo, e al nostro ufficiale cosa gli mettiamo? Stabilità
o Dynamic Growth? Io direi ancora Dynamic Growth, così abbiamo doppia crescita buffata, ci piace, perché dovremo appunto espanderci parecchio. Cosa possiamo fare qua intanto? Dirgli di costruire un'altra base, vedete che i costi già iniziano e tornare sul nostro pianeta per fare quello che vi dicevo prima, cioè andiamo a togliere, dato che abbiamo un sacco di soldi da spendere, mettiamo in coda la pulizia per ottenere più distretti sul nostro pianeta. Non possiamo ancora costruire, se non altri distretti specifici, non possiamo ancora costruire edifici perché ci servono le risorse, devo ancora capirla sta cosa, però attenzione, potremmo mettere in coda altri edifici utili all'interno del pianeta. Per esempio, vediamo, ci sono un sacco di edifici simpatici e io devo capire, per esempio, qui dice che housing available, quindi disponibili i posti per dormire per i nostri droni, ce ne sono parecchi. Costruire una zona abitativa mi sembra non utile, potremmo costruire anche un altro distretto così, un Hive District, che produrrebbe però in generale tech, unità ed alloys approssimativamente, perché da questi lavori, quindi è diventato il distretto residenziale, una volta era soltanto per avere case, adesso per avere un po' di tutto dal settore terziario con un po' di secondario, perché c'è anche la produzione, l'elaborazione delle leghe. Direi un paio di distretti così si possono sempre mettere in coda, non è un problema. Non ci sono posti di lavoro disponibili al momento, chi se ne frega, non ci tange perché la popolazione è quella che è. Continuiamo ad andare dritti e ogni tanto ricordandoci di dare dei tratti anche agli scienziati. Altra cosa che si potrebbe fare, e in questo caso gli dirò di andare più veloce nel survey, nella analisi dei sistemi, gli dico anche al mio bellissimo cantiere navalo di fare altre navi scientifiche, perché potremmo effettivamente reclutare altri 2 scienziati. Vedete, tutti i leader hanno dei cap. Reclutare altri 2 scienziati quando avremo queste navi scientifiche e quindi velocizzare ancora di più l'esplorazione. Adesso che più o meno la nostra economia sta iniziando ad andare bene, direi che è fattibilissimo. Bisogna sempre controllare i tratti di questi personaggi, direi di prendere quelli con il guadagno di esperienza aumentato. Andate ed esplorate, essenzialmente andate e moltiplicatevi. Perfetto. Abbiamo colonizzato il pianeta, vedete? E adesso abbiamo un altro pianeta con il quale interfacciarci. E possiamo scegliere adesso un distretto di specializzazione. E ce ne sono tantissimi, ecco. Perfetto, costi esagerati in minerali, ma questo ci permetterebbe, come a Gliran, di avere per esempio degli archivi o delle industrie pesanti. Vedete? Possiamo per esempio dire vogliamo un distretto commerciale, non nel nostro caso, vogliamo un distretto militare per la difesa, quindi che aumenta la capacità navale, la stabilità e le armate difensive, perché ogni pianeta, vedete qui a sinistra, ha delle armate difensive, non soltanto quelle offensive che potremmo reclutare qui di fianco. La differenza in realtà è che queste sono sempre qui. Le altre le possiamo o aggiungere a quelle in difesa o tirarle fuori con delle navi da trasporto per andare ad invadere un altro pianeta, per esempio. Capisco che un'ora di spiegone di Stellaris così, senza troppa azione, anzi praticamente nulla, possa scoraggiare la gran parte di voi, e non c'è assolutamente nulla di male, semplicemente non rientra nei vostri gusti. Mi dispiace perché il mio tentativo è sempre quello di stimolare. Se siete arrivati fino qua e avete un pochino osservato assieme a me come si gioca Stellaris, sono felicissimo, anzi spero di avervi magari aperto un mondo. E capisco però che per arrivare ai risultati più di intrattenimento ci siano tanti scaglioni, tanti piccoli passi. È un po' come per questa nave, no? Io al momento ho una nave da costruzione che sta facendo tutto pian pianino. Le risorse che ho da parte mi permetterebbero di velocizzare il processo, di costruire tantissime altre navi,
di spanderle dovunque, di andare a una velocità differente, di ottimizzare tutto, fare min-maxing delle mie risorse. Non lo sto facendo per un insieme di motivi. Non solo perché in questo caso non credo che serva più di tanto, ma perché sto cercando di comunicarvi e di vivere anche l'avventura di questa flotta che piano piano si espande, macina, questi insetti che vanno e divorano i mondi piano piano, si vanno ad espandere, crescono biologicamente sempre di più. Perché questo è uno sviluppo costante, una crescita costante della nostra avventura, della nostra fazione. È bello che abbiano introdotto anche con questa nuova patch per tutti la dinamica di... eccola qua, scusate. La meccanica di timeline per vedere quando abbiamo fatto che cosa, per farci vedere che progressione tra esplorazione e conquista e sviluppo abbiamo avuto durante la campagna, no? E c'è anche un focus, vedete, cioè in questo caso non c'è solo la cronistoria, ma è importante, noi siamo dei guerrieri, dei conquistatori e abbiamo un focus che ci dice: se lo fai hai una reward, un vantaggio che va a premiare quella tua visione, quella tua immersione per questa partita, con questa civiltà, con questa fazione. Io sono un grande amante di Stellaris, in generale degli strategici. Siete arrivati fino a qua, ormai l'avrete capito anche da voi. E quindi niente, spero con tutto me stesso che vi sia interessato, che vi possa interessare, che vi piaccia, anche se non è il vostro genere, perlomeno guardare i miei episodi su Stellaris, anche se voi non ci giocate, non avete intenzione di giocarci. Spero che non vi abbia annoiato tutto questo, che possa essere un contenuto che io posso portare serenamente sul canale, senza la ripercussione di annoiarvi, non interessarvi, perché mi piacerebbe veramente tanto. C'è un potenziale infinito dietro Stellaris per creare contenuti. Anche se a primo acchito sembra un map painter, non è così, è molto di più. È veramente un gioco completo che stanno continuando a curare con veramente occhio di riguardo per la community. E capisco che anche alcuni esperimenti, alcuni tentativi possono dare fastidio a determinati giocatori che hanno magari anche 10 volte le mie ore, perché ormai sono così abituati a un sistema che vederlo rivoluzionato come quello della popolazione adesso non ispira della fiducia, ma anzi va a distruggere anche la conoscenza di gioco. E capisco perché molte recensioni siano state negative nei confronti di questo update. Per me è stimolante invece, perché cambia tutto e tornarci a distanza di tanti mesi con anche questa esperienza di YouTube rappresenta un punto di svolta per me importantissimo. Grazie di aver cliccato sul teschietto del tiranno. Da Stellaris, spero non l'ultima volta, sicuramente la prima. Tiranno Matto out, anche oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.